incontro con Craig Roberts, che è sceneggiatore, regista e attore nel film Just Jim. Just Jim è una strana commedia e lui ha la stoffa dell'attore comico. La stoffa è fisica, è fisico di ruolo. No? No, in my eyes, but... Le piace scrivere il film, dirigerlo e fare l'attore? I mean, it makes it look like I have a big ego to do all three, but I purely wrote, direct, and acted in it because of budget reasons. In realtà sembra che io abbia un egocentrismo smodato considerando i tre ruoli, ma di fatto l'ho scritto per dirigerlo e mi sono trovato costretto a recitare per questioni di budget. Per risparmiare. Yeah, we had very little money, so I wanted to take it all for me. Sì, è vero, avevamo un budget piccolissimo e volevo incassarlo tutto io. Beh, tutta la prima parte, prima che arrivi l'americano, è dedicata appunto a Jim e sono tutti piccoli episodi, come se fossero dei fumetti quasi. Yeah, almost vignettes of how he operates this nihilistic world. Yeah, the first act, I mean, it kind of runs longer than a first act should do in a movie, just because I wanted everyone to feel as bored as I did as a teenager. But yeah, it's broken up, the rhythm of the first act, mainly because the kid, although it's fabricated with comedy, hopefully, he's kind of schizophrenic and having a breakdown. So nothing is a smooth transition. Sì, in realtà l'idea era quella di mostrare, di far avvicinare il più possibile il pubblico a questo universo nihilistico in cui vive Jim, e nel primo atto in particolare, che l'ho concepito come proprio degli atti in un'opera, volevo che il pubblico si sentisse annoiato tanto quanto lo ero io quando ero adolescente. Però il ritmo è costantemente spezzato dal fatto che Jim è di fatto schizofrenico e ha una serie di crolli nervosi che poi dettano il ritmo del film. Domande? Aveva bisogno ad un certo punto il film di un contraltare e arriva l'americano che è profondamente diverso da Jim. If it had carried on with just me, it would have been a very boring film. But yeah, we needed an antagonist, and it felt right because the kid had spent so much time watching kind of old movies in a cinema, that it would be this kind of, you know, James Dean-esque character, which Emil was, somebody that's totally full of life and the complete opposite. And not, you know, the world becomes slightly heightened as soon as he enters it, and the grammar of the movie would suggest that hopefully he, you know, is he real or isn't he real? Sì, se fossi stato io l'unico protagonista del film sarebbe stato un film molto noioso probabilmente. C'era bisogno di introdurre un antagonista e dal momento che Jim ama molto andare a vedere questi vecchi film nel cinema, ho pensato di creare appunto un antagonista alla James Dean, chiedendo a Emily di interpretare questo ruolo.
il suo arrivo di fatto getta una luce contrapposta, una luce rispetto al buio, al grigiore, e enfatizza quindi il mondo lo colora dando una sintassi e una grammatica al film molto diversa rispetto a come è fino a quel momento. La questione diventa allora come tirar fuori Jim dalla sua depressione. How to get out? Yeah, that's the main issue. Yes, completely. Yeah, how does he resolve this, I suppose, illness, which sometimes doesn't get resolved, and the end of the movie, I suppose the end of the movie could be seen as slightly nihilistic because there's no happy ending, there's no him getting the girl. I think the girl actually tells him to get lost and die or something, which would have happened to me in real life. But yeah, it's him becoming happy. One of my favorite movies is a movie called Billy Liar with Tom Courtenay, and at the end of the movie, he lives in a fantasy world the whole movie, but at the end of it, he's given the chance to escape or stay, and he kind of stays, and I like the fact that somebody becomes content within their own skin as opposed to moving somewhere else to conform. So, yeah. Sì, si tratta di capire come risolvere questa vera e propria malattia. In fondo alla fine del film è abbastanza nichilista anche quella, nel senso che non c'è un happy end. La ragazza in fondo gli dice vattene, sparisci, muori, per quanto mi riguarda questo riflette molto la mia vita. Uno dei film che io amo di più è Billy Liar, interpretato da Tom Courtenay, e lui vive in un mondo di fantasia in questo film fino a quando, tentando di superarlo, di trovare altro, si accomoda in questo suo universo e quindi arriva a star bene con se stesso, che in fondo è questo che conta di più. All'inizio, quando sono a scuola dentro l'insegnante di educazione fisica e chiede a Jim cosa devo fare, mi dice I want the race. Dice che vuole vincere la gara e alla fine, in fin dei conti, la vince anche con un trucchetto e alla fine corre, cioè qualcosa ha imparato, deve correre, muoversi. Yeah, the running in the cross-country race was kind of like a metaphor for being cool at school. Like when I was a kid, I always thought that being cool was the best way to navigate through the dystopia of high school. And I kind of tried to get there as quick as possible, hence it being a race. And I realized that the best way to be yourself is to slow the pace down and just go with the flow. So by the end of it, he realizes he doesn't really have to run and try and win the race to be himself. But yeah, there's a lot of running, I apologize. Just me running is not a good sight. Sì, è vero, questa corsa campestre è una metafora dell'imperativo di essere cool che avevamo al liceo, è un modo per superare questa visione distopica che si ha al liceo. In fondo lui impara che rallentando il passo, cioè senza l'esigenza di vincere, ma rallentando il passo, riesce a inserirsi nel flusso delle altre persone. Mi scuso per tutta la corsa che c'è nel film. Un'altra parola chiave nel film è, appunto l'ha detta lui adesso, cool. Infatti Jim ad un certo punto dice I'm cool, ma non si capisce bene in che cosa consista l'essere cool. I certainly don't. No, I'm completely opposite. I don't know what the hell it means. No, we don't. But that's the thing, when you're a kid, you know even less. Or maybe you know less when you get older. I don't really know. I'm beginning to know less about everything. But I feel as a kid you have this kind of perception of what's cool. And the American is what I would have thought was cool as a kid. Smoking cigarettes, using, explicit language, just like, like some kind of M&M, I suppose. So yeah, that's what I thought was cool, but it totally isn't. I don't know, it's like, I have no idea.
what's cool anymore. Is Ryan Gosling cool? I think he was at some point. Io sicuramente non lo so che cosa significa essere cool, la mia vita è l'esatto opposto del cool e forse quando sei un ragazzino lo sai ancora meno, forse lo sai di più, la sensazione andando avanti con gli anni di sapere sempre meno cose. Un bambino, forse un ragazzino, ha la percezione di cos'è cool, lo stile di vita americano, fumare le sigarette, usare un linguaggio molto esplicito, adottare un comportamento alla ma l'idea che ho io è assolutamente vaga, è il motivo per cui corro. Io non conosco il film per cui lei ha avuto una certa celebrità, Submarine. Ci racconta un po' quel film, cosa dice, cosa faceva in quel film? Yes, it was a coming-of-age movie, almost Catcher in the Rye-esque, that was directed by a guy called Rich Fairwadi. And it was about a kid who was trying to save his parents' marriage and at the same time lose his virginity. But kind of an arrogant kid that kind of thinks he knows everything about everything. It's a very stylized movie. Di che anno? Which year? 2010. È un film del 2010, ancora una volta un film che di formazione, un po' al modo di Catcher in the Rye, in italiano di Catcher in the Rye. Il giovane Holden, questo ragazzino assolutamente arrogante, cerca di salvare i suoi genitori e il matrimonio dei suoi genitori e al tempo stesso perde la virginità, però appunto è arrogante, è un film molto stilizzato. Prego. Dietro. Volevo tornare un attimo sul tema della corsa, perché in Red Oaks invece David, il tuo personaggio, si salva, diciamo, sopravvive con il tennis, c'è un legame con lo sport. Tennis? The tennis and In the movie, there's no tennis in the movie. Oh no. Sport. In sport, yeah, I think so. Yeah, sport is a good analogy for trying to become good and stuff. I mean, yeah, the running. I think tennis is more enjoyable than running. Probably. Running is just quite depressing. It's just you running. Feels like you're running from something. But yeah, running just felt more of like I just said, a better thing for it, just because I feel like we're all running from something at any point. What from, I don't really know, but yeah, definitely. But tennis is good. I can't play tennis, that's a fact about myself. I'm pretty bad. I'm pretty bad at most sport, especially ones with rackets. Sì, lo sport offre un'analogia molto bella su come diventare bravi nel fare una cosa e probabilmente il tennis è più affascinante della corsa, che è deprimente di per sé come attività sportiva, e soprattutto implica, in questo caso era adatta al film, il fatto di correre da qualcosa, di andare via da qualche cosa. Da cosa poi sia, che cosa poi questa cosa sia, non è dato di saperlo. Io non sono bravo però a giocare a tennis, appunto il tennis sarebbe stato più affascinante, anzi sono una novità in gran parte delle pratiche sportive e soprattutto quelle che implicano l'uso di una racchetta. Una delle cose che ho notato vedendo il film è che c'è una cura molto precisa per la fotografia. Oh, good. Thank you. Yes. Well, we have very little time, so the less shots, the better. But one of my favorite filmmakers is a man called Roy Anderson, and you know, every all his films are just kind of vignettes of people all in one shot. Yes. And it's very monotonous. And I kind of felt that was right for the first act, so everything would be played out on a wide, and that there would be no close-ups for the protagonist, because we didn't really want to give him any respect. And as soon as the American came in, because of the duality of whether or not he was in his mind or whether or not he was real, it also felt right to have
them in the same shot and not be cutting away. And also, you know, it feels more real when everything's in one shot, because film in itself, no matter what it is a fantasy, because there's no way in real life you can go from a wide to a close-up of you. I'd have to run very quickly to see very closely. So it felt right to have just a wide and play it out. But also, you also compromise the accessibility of the movie then, because, you know, you're not, you know, feeding people close up and playing on the beats as much as you should. So it was kind of a risk, but yeah, I enjoyed doing it. Sì, mi fa piacere questa osservazione. Abbiamo avuto pochissimo tempo per girare, quindi meno ciò che facevamo meglio era. Uno dei cineasti che ammiro di più è Roy Anderson, che utilizza molto il campo medio e il campo lungo in modo da creare una sensazione di vignetta in cui sono inseriti tutti i personaggi. Io ho adottato questo. Roy Anderson, the Swedish. Yes, Swedish, yes, yeah. Song of the second floor, the leading. Yes, Pigeon Sound. Okay. Yeah. He's from Roy Anderson, lo dice Michael Roy Anderson, ma noi conosciamo come Roy Anderson. Dove sono... Any director with Anderson, Wes Anderson, Roy Anderson, Paul Thomas Anderson, yeah. All the Andersons are good. Sì, sono buoni tutti i cineasti che per cognome fanno Anderson, appunto dalla Scandinavia agli Stati Uniti, tutti gli Anderson. Comunque lui ha questo stile cinematografico in cui utilizza appunto, il campo medio, il campo lungo, avendo tutti i personaggi raccolti in un'unica inquadratura. Io ho scelto di fare la stessa cosa nella prima parte del film, fino all'arrivo di Dean. Non ci sono praticamente primi piani. Nel momento in cui però arriva Dean, proprio per mettere in antitesi Dean e Jim, spesso li vediamo inquadrati insieme, senza però avvicinarmi troppo, perché io penso che comunque sia più realistico un campo medio-lungo, perché nella vita reale non hai mai un primo piano di due personaggi nella stessa inquadratura. Per essere proprio in primo piano dovresti correre e avvicinarti soprattutto nei momenti in cui c'è il campo contro campo. Quindi certo questa scelta stilistica è stata rischiosa, perché in qualche modo compromette anche l'accessibilità al film, ma è stata una scelta precisa. Altre domande? Allora faccio una, forse l'ultima. Ha intenzione di continuare a scrivere il film, dirigere e fare l'attore? E sempre fare film comici? Comic film or comedies? I'll direct if people will give me money to waste. I wouldn't act in it again, just because there are better actors to get. And yeah, probably always with some form of comedic twist. I mean, I find it really hard to watch movies when, I find it almost insulting sometimes when there's no laughs in it. Like just to sit there, I mean, it depends what it is, obviously. If it's a really serious movie, fair enough. But I always kind of like Taxi Driver, for instance. Taxi Driver is my favorite movie of all time, and it's probably arguably the best movie of all time. It's a masterpiece, but it's so freaking funny. It's so dark, but it's so funny because this guy is so delusional. And, you know, it's the way it's made is a perfect mix of both, I think. So that kind of tone of movie I like. Not that my movie, I'm not comparing my movie to Taxi Driver. Far from it. Or like King of Comedy as well. King of Comedy is an amazing movie. Continuerò a dirigere se qualcuno avrà soldi da sprecare, vorrà darmeli, fidandomi alla regia di un film. Non reciterò più, perché sicuramente ci sono persone molto più in grado di me di recitare. E per quanto riguarda la commedia o il comico, trovo che un film senza un pizzico di comicità sia assolutamente inguardabile e sia quasi un insulto per il pubblico costringerlo ad assistere appunto a una visione di un film troppo cupo. Poi chiaro ci sono eccezioni, dipende dal tema del film.
Il mio film preferito e probabilmente il miglior film di tutti i tempi è Taxi Driver, che io trovo assolutamente esilarante nel suo insieme, perché il tipo è talmente fuori che ha costantemente un tono molto giocato sulla comicità. King of Comedy è un altro esempio di film. Bene, vogliamo averlo qui con il nuovo film. Ci sa che dire. I would love to, yes. Ok, grazie mille.